Quando io ho cominciato a lavorare nell'arte, ho cominciato pensando, ma insomma questa libertà, cosa ne faccio io? Più sono libero, più sono responsabile. Adesso io voglio lavorare per mettere insieme libertà e responsabilità. Ma io non sono responsabile solo del lavoro che faccio io. La responsabilità è qualcosa che deve essere condivisa. Ecco perché cerco di fare questa operazione di interazione con il mondo dove tutti partecipano alla libertà e responsabilità. Fino al Novecento, fino alla fine dell'Ottocento, l'arte è stata sempre, diciamo, a seguito oppure come utilità del sistema, del palazzo, del potere, per rappresentare sia la divinità sia i potenti, i re, i principi, e anche documentare quello che era la vita comune. Con l'avvento della fotografia, alla fine dell'Ottocento, l'artista non ha più avuto bisogno di documentare la vita, no, l'immagine del re, l'immagine del popolo o le storie della religione, perché la fotografia ha preso il posto del lavoro di rappresentazione dell'artista. Ecco che nel Novecento si è sviluppata una autonomia dell'arte. L'artista ha chiesto a se stesso, ma l'arte è ancora necessaria? Si può fare dell'arte senza dover riprodurre la realtà? Allora l'artista ha fatto, cosa ha fatto? Hanno fatto il cubismo, hanno fatto il surrealismo, hanno fatto l'espressionismo, l'astrattismo, sono tutte indagini all'interno dell'arte, fino ad arrivare all'astratto espressionismo, che è il simbolo di se stessi, dell'artista stesso, che fa il proprio segno, e questo segno non corrisponde a nient'altro che a se stesso. Quindi è la massima autonomia, la massima libertà, ma anche la massima responsabilità. Io ho realizzato i quadri specchianti tra il 61 e il 62, i primi, diciamo come risultato di una ricerca della mia identità. La mia identità è stata fissata nei quadri specchianti, ma non è finita in quel momento, continua durante tutta la mia vita. La mia identità è la mia vita stessa, per cui lo specchio mi accompagna, lo specchio si apre su tutta la mia vita e ogni momento della mia esistenza in qualche maniera fa uscire, fa nascere delle immagini che vengono fissate sullo specchio, per cui è una specie di storia della mia vita. L'arte povera, direi che si può usare quella parola per dire che è priva di tutte le inutilità, delle cose superflue che vivono, che danno diciamo, vita al mondo oggi, e che nello stesso tempo tolgono vita veramente all'essenza dell'umano. Il simbolo del terzo paradiso è fatto di 3 cerchi consecutivi. Il primo cerchio rappresenta il primo paradiso, che era quello di quando eravamo totalmente integrati nella natura. Il cerchio opposto rappresenta, diciamo, il mondo scientifico, tecnologico, l'artificio, il mondo artificiale che si è creato uscendo dal primo paradiso. Quindi abbiamo il primo paradiso, il secondo paradiso, quello artificiale. Adesso c'è un conflitto molto forte tra natura e artificio. Io ho dovuto cominciare facendo delle esperienze. Io non posso dire questa è un'idea buona se non la provo. Quindi ho un'idea, la provo e poi dico sì, mi sembra un'idea buona. E allora
tutto quel lavoro di uscita dallo studio, quel lavoro di performance nella strada, quella necessità di fare dei manifesti di apertura, dei rapporti creativi tra artisti, è stata una ricerca sperimentale. Ecco, quella ricerca sperimentale ha portato alla città dell'arte e all'idea di terzo paradiso, proprio come lungo studio e sperimentazione del rapporto, della collaborazione. Senza un rapporto di collaborazione vero non sarei arrivato a dire la collaborazione è possibile. Non è stato un lavoro di critica, ma un lavoro di alternativa, di uscita dal sistema esistente. Non c'è stata nessuna reazione contro, non c'è stata nessuna manifestazione aggressiva, ma il tentativo di trovare altro spazio, altro tempo, altre dimensioni per l'arte e andando verso la società, andando dentro la società per verificare come la società avrebbe reagito e come la società avrebbe avuto modo di partecipare e dimostrare che c'erano delle necessità per la società di avere l'arte come elemento di cambiamento, elemento di trasformazione. Quindi in qualche maniera interrogare la società agendo nella società stessa.